Ciao, siamo Marco e Sara. A bordo del nostro camper sperimenteremo una nuova vita. La scelta che abbiamo intrapreso è stata frutto di riflessioni, considerazioni e nuove esigenze che si sono fatte largo con il passare degli anni. La nostra trasformazione sarà improntata sulla qualità della vita, del tempo, nelle relazioni, nei sentimenti, nelle sensazioni. Il nostro mantra sarà: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Ragazzi, intere distese di serre, ma per chilometri e chilometri continua questo spettacolo, È veramente una cosa abbastanza forte. Siamo in direzione Motril. Addirittura le serre arrivano fino al mare. Impressionante. Dosso! Dosso! La tua destinazione si trova sulla sinistra. Ragazzi, siamo arrivati da poco in quest'area a Motril, che sinceramente, se notate il paesaggio alle mie spalle, con tutte le serre, non è niente di che. Però vi stupirà perché guardate, è direttamente sul mare. Qui c'è una piccola palestrina e poi c'è tutta la passeggiata che adesso andremo a fare. È un parcheggio misto macchine. Qui ci sono anche i cestini della pattumiera. Non è possibile che quando parliamo noi o c'è il vento, c'è qualcuno che lavora o passano gli aerei. Quando li sentite così, la maggior parte delle volte che li facciamo è proprio per togliere i rumori di sottofondo. Vabbè, Felicini, comunque glielo spiegate voi a Sara che quelli che stavano già lavorando, siete stata da loro a registrare. Ah, sì, giusto, è vero. Quello che state vedendo alle mie spalle sono tutte le bellissime serre, il mare di plastica. Non è un bello spettacolo. Non è un bello spettacolo, quindi quello che vi possiamo offrire adesso è questo. Poi vi lasciamo la posizione in descrizione, se per caso dovesse servirvi di fare una sosta temporanea o una piccola cargata di acqua, come sempre ve la lasciamo in descrizione. Comunque l'impatto visivo è veramente impressionante, All'interno di queste coltivazioni dovrebbero esserci zucchine, meloni, peperoni. Queste serre utilizzano un sistema di irrigazione controllato. Come impatto visivo non è che sia proprio il massimo, però danno lavoro a migliaia e migliaia di persone. Non so se sia una cosa positiva o negativa. Parliamo anche di sfruttamento. Parliamo anche di sfruttamento, però vabbè, questo avviene anche in Italia, non solo qua, avviene in tutte le parti del mondo, non solo in Italia. Comunque è un fenomeno unico che, diciamo, mescola un progresso economico a delle sfide ambientali. È veramente anomala come cosa. Secondo me sono circa 150-200 km di percorso che si fa sulla strada con tutte le serre, sia da una parte che dall'altra. Ma è una cosa assurda perché viene chiamato appunto mare di plastica appunto per questo. Sembra proprio una cosa, una distesa enorme a destra e a sinistra della strada. Sulla montagna si vedono le pale eoliche. Ne stiamo trovando davvero tante di pale eoliche quest'anno. Vengono soprattutto messe nei punti, ovviamente, dove c'è molto vento e soprattutto vengono posizionate in alto sulle montagne. A pensare che è un'importante strategia di sviluppo delle energie rinnovabili e in tanti paesi non le accettano. Sinceramente abbiamo idee diverse e pareri diversi. Se voi siete contrari a queste cose, magari scrivetecelo nei commenti la motivazione, cioè perché non dovremmo avere delle pale eoliche che producono energia senza utilizzare appunto le centrali elettriche. Mettetelo nei commenti. Arriviamo a una certa che ci troviamo in questa villetta praticamente in mezzo a tutte le serre, cioè quindi finiscono le serre e c'è questa villetta, guardate un po'. Questa villettina, quindi finiscono le serre, inizia questa villettina, finisce la villettina e ricominciano tutte le serre. Magari questo si è costruito la casetta e dopo Quando non c'era niente. quando non c'era niente appunto, poi hanno cominciato a diciamo posizionare tutte le serre e ci sarà rimasto davvero male, o magari è il titolare di tutte le serre, non lo so, cavolo, ma... non lo so, andiamo a vedere se magari
riusciamo a raccogliere qualche informazione in più. Comunque crediamo proprio che questa villetta sia del titolare di tutta questa parte di serra. Andiamo a vedere se si sente qualcosa, magari da origliamo qualcosa. Sentite che vicino. Qualcuno ha capito cosa hanno detto? Hola. Hola, buena. ¿Aquí se puede comprar? No, ¿No? no, Ok. lo siento. Ah, lo siento. Gracias. Venga, Hasta luego. adiós. Non si può comprare. Io gliel'ho chiesto, Stiamo tornando al camper. Mentre tornavamo al camper abbiamo notato una cosa particolare. Vedevamo le macchine che su questa via passavano avanti e indietro e qua non c'è nulla di che. Poi a un certo punto vediamo che le persone iniziano a camminare tranquillamente su questa corsia. Parto da là e cammino tranquillamente su questa corsia. Allora ci siamo domandati, ma com'è possibile che le persone camminano così tranquillamente su questa corsia sebbene le macchine passano? Allora abbiamo fermato una signora che stava portando a passeggio il nipotino, ovviamente tranquilla su questa corsia, e gli ho chiesto: disculpe, esta carretera è doble sentido? Cioè doppio senso? Cioè doppio senso? E lei? Sì, doble sentido. Ah, ok, perfetto. È andata avanti ancora a camminare tranquilla col nipotino e una macchina gli ha sfrecciato la parte. Questa cosa non l'abbiamo capita. Se magari voi sapete qualcosa in più di noi, che magari avete già vissuto questa esperienza, spiegatecelo. Io mi sono data una spiegazione che potrebbe essere quella che è rossa perché magari è il doppio senso di marcia, è vero, però anche di marcia per pedoni, e di conseguenza le auto che passano dovrebbero andare magari lentamente, perché altrimenti non si spiega il perché. Colore diverso ma doppio senso, ma ci vanno anche i pedoni. Che aria! Aiuto! Pensate un po' che la Sara stava dicendo mentre eravamo in viaggio: è un po' che non troviamo più il vento in Spagna, Quest'anno ci va bene. Mamma mia, che ce la tira questa, che ce la tira, me? Che ce la tira. Se siete appassionati di pesca, abbiamo notato che su questa parte della costa ci sono tantissimi pescatori, quindi portatevi, se siete da queste parti, portatevi la canna dell'acqua, sì, la canna dell'acqua, portatevi la canna da pesca e magari qualcosina prendete qua. Un'altra cosa importante: se venite a questo parcheggio, prima di arrivare qua fate un po' di spesa. Se vi dimenticate di fare la spesa, scendete dal camper, fate 2 km in direzione da dove siete arrivati. C'è un camping, all'interno del camping c'è un piccolo supermercato che apre, chiude alla 1 e riapre alle 5, alle 17, quindi sicuramente lì ci sarà poco ma il necessario per sopravvivere. Adesso vi facciamo vedere dov'è il carico dell'acqua, che non è un vero e proprio carico dell'acqua perché non c'è il filetto e non è vicino al parcheggio, è circa 70-80 metri, quindi c'è il solito rubinetto senza filetto, quadrato, dove non ci si può collegare con la canna dell'acqua. Quindi cosa faremo? Andremo a prendere 2 boggettoni da 8 litri dell'acqua e facciamo avanti e indietro e carichiamo il serbatoio, così ci si arrangia, dai, piuttosto che niente. La fontanella dell'acqua è qui e noi con il camper siamo lì. Vedete che c'è questo attacco? Sì, sicuramente si può anche mettere la gomma, però va bene, dai, veniamo qua con i nostri boggettoni dell'acqua. Anche perché quanto dobbiamo caricare? Ma Poco. sì, poca roba. Vedete che qua si può anche entrare con il camper, eventualmente arrivare fino lì, però ci facciamo una camminata a piedi, va bene così. Buongiorno ragazzi, ci siamo rimessi in marcia stamattina in direzione Torre del Mar e questo tratto di autostrada è pieno, strapieno di viadotti, ma viadotti alti, molto molto alti, e tante gallerie, cosa che invece nel tratto precedente non le trovavamo, vero amore? E meno male che questi viadotti non li ha fatti Benetton, se no, vabbè, ridendo scherzando ho detto la verità, dai.
Un'altra cosa che abbiamo notato è che per indicare l'arrivo della galleria ci sono i semafori, quindi tu sai già che sta arrivando la galleria perché c'è il semaforo che lampeggia di verde. Adesso la prima galleria che troviamo ve lo facciamo vedere. Allora c'è questo semaforo lampeggiante che indica che c'è la galleria, poi i due semafori entrambi verdi indicano che tutte e due le corsie in galleria sono aperte. C'è qualcuno davanti a noi che ha bruciato il motore. Guarda, sta perdendo che o l'acqua o l'olio. E occhio perché... Adesso ce lo troveremo sicuramente in strada, sulla corsia d'emergenza. Eccolo là, vedi in fondo? Oh cacchio, quella macchina là, madonna! Vedi che sta andando sulla corsia d'emergenza? Non aprire il cofano, non aprire il cofano! Aprilo lentamente, eccolo lì lo sbaglio. Avete visto lo sbaglio? Ragazzi, importantissimo, se vi capita che vedete del fumo uscire dal cofano e vi fermate, non aprite il cofano di botto, perché date ossigeno e si crea l'incendio. Aiuto! Torre del Mar! Eccoci qua! Ragazzi, siamo arrivati a Torre del Mar, ma che città grande che è! Non me gusta, non me gusta! Va, boom! Cioè, ma sei proprio un genio, ne? C'ha anche ragione, No, c'è che ragione. E che ci ha fatto così? Ho detto vai! Ah, Per dire vai. No, mi sembrava un po' tipo arrabbiato. Per dire vai, no. Ragazzi, so che non siete abituati a vederci viaggiare di sera, ma questa è un'eccezione. Anche noi non siamo abituati. Dopo vi spieghiamo perché. Nel frattempo ammirate tutta la Corsia di bellezza destra per prendere lo svincolo a 397. di questo albero di Natale. Siamo a San Pedro de Alcantara. Mamma mia, che meraviglia! Quanto stick? Tra 50 metri alla rotonda prendi la quinta uscita e prendi a 397. Allora ragazzi, ci siamo trovati con Vilma e Enzo a fare due passi a Torre del Mar. Non vi abbiamo mostrato niente, ma in realtà, a parte la passeggiata, ma non c'era niente da vedere. Ci siamo rimessi in marcia pensando di fare una sosta dopo circa 30 km da Torre del Mar per andare a... non mi ricordo il nome del paese. Comunque, arrivati a quest'area sosta era pienissima di camper, tra l'altro sotto l'autostrada, una merda. Allora cosa ci siamo detti? Marco ha detto, ma va dai, guido altri 150 km. Oggi 330 km, va a fa bagno. Si è illuminato non di mezzo ma di verde. Quindi siamo arrivati adesso ad Alcantara e prenderemo un po' di stoffa per ricoprire i sedili. Divertente. Perché siamo a San Pedro? Chi è che dobbiamo Perché andiamo a trovare Jessica e Milo. Jessica e Milo, che sono i ragazzi che abbiamo conosciuto ad Amposta nel nostro ultimo viaggio in Spagna. Yes. Buongiorno ragazzi, allora ci troviamo sul paseo che porta a Marbella. Ci spiegavano i nostri amici Jessica e Milo che questa passeggiata è lunga 20 km, quindi tutta proprio sul paseo di fronte al mare. Ci siamo fermati per ammirare questa meraviglia. Allora, questi sono tutti alberi che erano malati, quindi cosa hanno fatto? Li hanno potati e li hanno lasciati a disposizione degli artisti per poterli lavorare come vogliono. Quindi vedete che hanno fatto proprio delle sculture. Lì il cavalluccio marino, non so cosa vedete perché c'è proprio di fronte il sole. Qui il delfino. Comunque una bellissima idea. Là in fondo c'è l'acqua. Diciamo che hanno trovato una soluzione per poter riutilizzare questi alberi, perché poverini, se no avrebbero dovuto veramente tranciarli tutti, però erano malati, comunque la fine che avrebbero fatto era comunque quella, e hanno reso possibile dare libero sfogo a questi artisti. Questa è la zona barbecue. Jessica, vuoi salutare i nostri felicini? Ciao, buongiorno a tutti. Alla zona barbecue mi dicevi? Sì, questa è una zona barbecue che tu basta che vai in comune. Un perro y lo bonito que es un perro y un niño. Puoi venire qua a far festa, ti cucini il la tua grigliata come vuoi, fronte mare tranquillamente. Con musica, quello che vuoi, tranquillamente. Cioè guardate che griglie! Avvisare. Sì, sì. Questo divieto ormai si trova dappertutto. Abbiamo notato e stiamo proprio constatando che qui in Andalusia rendono
la vita molto difficile ai camperisti. Al contrario, in realtà mi verrebbe da dire della costa più valenziana, della Catalogna, che sono molto più tranquilli. Qui sono un pochino più pittimini, snobbettini, però vabbè, fino adesso non ci ha detto niente nessuno, anche perché nel rispetto delle regole che vigono, insomma, cosa ci vogliono dire? Però sai, magari trovi qualcuno che ti dice no, non puoi aprire la porta, non puoi tenere aperte le finestre, non puoi mettere i cunei. Ma qui la zona è molto ricca, tutte le urbanizzazioni sono in mano agli inglesi e ai russi, quindi hanno diciamo un riciclo di denaro molto importante proprio per la tipologia climatica di questa zona qua. Quindi gli investimenti sono stati fatti tanti, grossi, e quindi il turismo camperistico non è proprio apprezzabile, quindi vogliono ghettizzarlo e non renderlo visibile in questa loro elite di bellezza, di cura, di tutto, Di perfezione che loro stanno cercando di creare. Noi siamo lontani da tutto ciò e quindi per quello andiamo nel parco, in mezzo alla natura, in mezzo agli alberi, senza farci investire magari. Italiano, guarda. Ah, italiano! Sì, abbiamo trovato un camionista italiano. Buongiorno. Spiega ai ragazzi cos'era lì a fare questo camionista, cosa stava aspettando? Stava aspettando le Ferrari, c'è un evento, sta aspettando appunto che i clienti finiscono di fare questo evento, prendere le Ferrari e riportarle a Modena. Hai capito? Tanta roba. Porca miseria, ma qua dovrebbe essere... Se è blindato dovrebbe avere anche una scorta. Ma veramente? Però lì sono assicurati, dai. Ma quanti Ferrari ci stanno dentro lì? 3. Quanti? Quante Ferrari ci saranno dentro lì? 2. 6 o 7 sicuro. Ah, di più? Sì. Poi magari hanno il piano 2, sotto, il piano 4, sopra. 5. 5 Ferrari. Mizzega. Fare un blitz a questo camion frutterebbe milioni di euro. Qui ci sono già tutti gli addobbi natalizi perché mancano pochissimi giorni a Natale. Adesso stanno mettendo Le stelle di Natale. Tappeti di stelle di Natale. Questa struttura non è già montata tutto l'anno e poi semplicemente la decorano, la installano da zero solo per le feste natalizie. È una cosa imponente. Ragazzi, siamo arrivati al parco, questo è l'ingresso. Il parco si chiama Lo Stress Jardines, com'è Jessica? Sì, l'ho detto giusto. 3 giardini. I 3 giardini. Lo Stress, che detta così sembra lo stress. Come lo stress? Vieni in un parco e parli di stress, no? Lo Stress, 3 giardini. Ah, qua sarebbero vietati gli animali? Bene, addirittura. Sì, cani, sì. Ma noi non ce l'abbiamo un cagnolino, giusto Jessica? No, non abbiamo Voi vedete nessun un cagnolino? cane. Non ho capito, No. dov'è che lo vedete? Infatti. Qual è il problema? Questo parco è organizzato in 3 aree definite dall'origine delle piante che ospita. Il giardino arabo rappresenta un omaggio agli antenati con palme, aranci, melograni. La sezione mediterranea ospita rosmarino, corbezzolo, biancospino e ginestre. Il giardino subtropicale è dedicato alla vegetazione tipica di questa zona della Costa del Sol, con specie come ficus, palmetta, oleandro e acaranda. Questo suono che sentite sono degli uccellini che ci sono, vediamo se riusciamo a vederli in volo, sono tutti verdi tipo pappagalli, ma sono meravigliosi. E questo albero super gigante, che tipologia di albero è? Questa è tutta la parte vecchia proprio di San Pedro e queste abitazioni sono state rimesse a nuovo. Qua siamo tutti che mangiamo la banana praticamente. Ci è venuto il languorino, ci siamo fermati al fruttarolo, verdurelo, al verdulero, non riesco a pronunciarlo, a prenderci 4 banane e 2 cachimela. 4 platani. 4 platani, è il platano questo, è vero, hai ragione. Adesso torniamo al camper e prepariamo un pranzetto a base di risottino. Jessica, come abbiamo deciso di farlo? Con i funghi. Ai funghi? Di chi saranno i funghi? Di chi sono i funghi? Di Bruno. No, è di Bruno, suo papà, e quindi sono funghi eccezionali. Tanta roba. Qui ci godremo appieno assolutamente questo bel risottino.
Già il nome di questo ristorante trattoria vi dice tutto, è il Rincón dell'Allegria, cioè il ritrovo dell'allegria. Hai capito, gli spagnoli sì che si sanno vedere la vita. Queste strutture fanno parte di questo Ciringhito. E le mosche che ti ronzano intorno? Sempre le mosche. Mi viene il dubbio. Che dubbio ti viene? Ho la fascia di culo, perché le mosche si appoggiano sempre alla... Dai, ma smettila. Medicina, che dite? 80 sari, il va specchio ma forte, apriamo le porte, oltre le sorte. È la nostra casa, su ruote lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia. Ma Rocco, aspettaci. 80 sani ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai, ogni nuovo giorno un po' di magia dai. Destinazioni ignote, dai mari ai monti, nella nostra casa, sempre insieme pronti. Avevamo un sogno, ora è realtà, viaggiare insieme per l'eternità. È la nostra casa su ruote, lo sai,